Ciao ragazzi, oggi come vedete niente camice, ho la giacca perché sono di ritorno da un incontro dove ho parlato di bufale e di disinformazione. E visto che è un tema caldo e molti di voi mi avete chiesto informazioni al riguardo, ho pensato di fare questo video. Come possiamo giudicare una notizia su un qualche tema scientifico? Come possiamo capire se è una bufala o un'esagerazione oppure se c'è qualche cosa di vero? In generale, come possiamo smascherare la disinformazione? Tenendo conto del fatto che nessuno di noi è esperto nei vari argomenti di cui leggiamo le notizie e quindi non possiamo formulare un giudizio competente sulla maggior parte delle notizie che noi riceviamo. D'altra parte, non è neppure concepibile per reazione non credere a nulla. Quindi che cosa dobbiamo fare? Iniziamo quindi a parlare di come dobbiamo affrontare le notizie che noi riceviamo tutti i giorni, almeno quelle che, coinvolgono in qualche modo delle scoperte scientifiche. Siamo bombardati tutti i giorni da notizie come scoperta la molecola che sconfigge il cancro, oppure università svizzera, fateci caso spesso è svizzera oppure svedese, ha scoperto che mangiare rape cura dall'alito cattivo e dall'unghia incarnata, non lo so, robe così. O ancora peggio, il glutammato ci sta uccidendo. Come ci dobbiamo comportare? Ci dobbiamo fidare? È un discorso che ci porterà lontano e vi avviso serviranno molti video, ma pian piano sviscereremo il tema. Iniziamo oggi con una cosa fondamentale. Nella scienza non ci si fida delle persone, non ci si fida di medici o scienziati, non importa quanto siano importanti e autorevoli. Si devono sempre invece valutare i fatti e i ragionamenti. È una cosa che può spiazzare inizialmente perché in realtà noi tutti i giorni ci fidiamo di qualcuno. Pensate tutte le volte che leggete un giornale o ascoltate la televisione. Noi ci fidiamo, non possiamo fare altrimenti, di quello che sentiamo, specialmente se sentiamo che arriva da una autorità nel suo campo. Nella scienza questo principio di autorità, così si chiama, non è valido. Non ci si fida di nessuno solo perché è un'autorità nel suo campo. Oh Dario, ma l'ha detto un premio Nobel, deve essere vero, non è mica uno qualunque, ha vinto il premio Nobel. Nella scienza non funziona così. Nessuno nella scienza considera un articolo scritto da un premio Nobel automaticamente valido solo perché l'ha scritto un premio Nobel. Non ci si deve fidare, bisogna valutare quello che c'è scritto, gli esperimenti che sono stati fatti, i ragionamenti che vengono fatti e inserire un certo studio, un certo lavoro nel contesto più ampio di tutte le ricerche che vengono svolte in quel campo. Perché nella scienza funziona di più il dubbio istituzionalizzato. Noi scienziati non ci fidiamo per partito preso, siamo scettici fino all'estremo e amiamo essere convinti non dall'autorità, ma dai fatti, dai ragionamenti, dalle dimostrazioni, non dalle medaglie. Io stesso nella mia vita professionale di chimico ho avuto la fortuna, l'onore se vogliamo, di discutere con un premio Nobel riguardo a certi argomenti tecnici e né lui se la tirava particolarmente o faceva valere il fatto che avesse vinto il premio Nobel, né io ero particolarmente intimorito quando si discuteva di certi aspetti, perché la scienza funziona così, valgono solo i fatti e i ragionamenti e non le persone. Quante volte invece le notizie sono presentate supportate dall'autorità di medici o scienziati famosi, anche premi Nobel, come se ci dovessimo fidare solamente dell'autorità e non invece perché le ricerche sono solide e soprattutto, punto importantissimo, accettate dalla comunità scientifica. La scienza è un qualche cosa di diffuso, di partecipativo. Perché al di là dei facili slogan, da questo punto di vista la scienza è democratica. Adesso vi faccio degli esempi di premi Nobel che hanno sbroccato e hanno detto, dopo aver vinto il premio, cose senza alcun valore scientifico e per questo sono stati duramente criticati dalla comunità scientifica. Iniziamo da James Watson. Avrete sicuramente sentito parlare di lui, Watson e Crick. Nel 1953, con il suo collega Francis Crick e grazie agli studi anche di Rosalind Franklin, pubblicano il famosissimo studio sulla struttura del DNA che poi gli sarebbe valso il premio Nobel. Ecco cosa ha dichiarato James Watson qualche anno fa parlando della situazione in Africa. Watson dice: sono pessimista riguardo alle prospettive dell'Africa perché tutte le nostre politiche sociali sono basate sul fatto che la loro intelligenza è uguale alla nostra, mentre tutti i test ci dicono che non è così. In pratica sta sostenendo una tesi razzista, sta dicendo che l'intelligenza degli africani è diversa dalla nostra.
sottointendendo ovviamente inferiore. Mentre in realtà questo lui dice che è un fatto, ma non è un fatto per niente. Nessuna ricerca scientifica seria ha mai dimostrato alcuna differenza genetica di intelligenza tra un africano, un neozelandese e un sardo. Gli dobbiamo credere solo perché ha vinto il premio Nobel? Ma certo che no. Passiamo a Kary Mullis. Kary Mullis ha vinto il premio Nobel per la chimica nel 1993 per la cosiddetta PCR. È un apparecchio che c'è in qualsiasi laboratorio di biologia. PCR sta per reazione a catena della polimerasi. In pratica ha scoperto un modo per amplificare dei piccoli frammenti di DNA per poterci poi lavorare sopra. È alla base di qualsiasi studio di biotecnologie, per esempio moderno, ed è anche alla base, per esempio, dei vari test genetici che vengono fatti per scoprire crimini o cose di questo genere. Quindi è un genio. Beh, Kary Mullis è stato anche un negazionista dell'AIDS. Negava, ma a capocchia, senza prove, senza dati, il legame tra il virus dell'HIV e l'AIDS. Pensava, ha anche dichiarato, che fosse tutto un complotto che coinvolgeva dei governi, delle industrie e chissà che altro. Tra le altre sue affermazioni da prima pagina c'è anche quella di essere stato rapito dagli alieni e di aver visto anche dei procioni luminosi. Probabilmente il fatto di aver dichiarato di fare uso di LSD non aiuta, diciamo, questo tipo di esternazioni pubbliche. Comunque, se volete saperne di più del personaggio, vi consiglio di leggere il suo libro Ballando nudi nel campo della mente, molto interessante, in cui parla anche di questi procioni luminosi. L'AIDS è una cospirazione governativa solo perché l'ha detto un premio Nobel, ma manco per idea, solo che le sue affermazioni sono state sfruttate dai negazionisti dell'AIDS e per esempio hanno fatto sì che in alcune nazioni africane, negando che ci fosse un legame tra il virus dell'HIV e l'AIDS, si siano ritardate le cure perché non si credeva a questo legame, e questo ha portato anche a una serie molto grande di morti. Perché sì, le bufale a volte uccidono. Passiamo a un altro chimico. Vabbè, la mia categoria non se la passa tanto bene in questa classifica, ma in realtà ci sono una serie anche di fisici, di medici e così via, quindi insomma è solo un caso che ho scelto qualche chimico. Linus Pauling, addirittura doppiamente Nobel, perché oltre al Nobel per la chimica ha vinto anche il premio Nobel per la pace. Quindi insomma nessun dubbio che sia stato davvero un grandissimo personaggio. Peccato che anche lui, dopo il doppio premio Nobel, abbia sbarellato e abbia continuato a credere fino alla sua morte alle proprietà curative della vitamina C, che secondo lui, presa in alte dosi, poteva addirittura curare il cancro e una serie di altre malattie. Le sue teorie ovviamente sono state messe alla prova successivamente con dei test clinici e con tutta una serie di studi fatti con tutti i crismi, e hanno dimostrato che le sue idee sulla vitamina C erano assolutamente prive di fondamento, ma non importa, lui ha continuato a crederci e a sostenerle fino alla morte. Errore fatale di ogni scienziato che si innamora troppo delle proprie idee e che, una volta dimostratesi false, non le lascia andare via come lacrime nella pioggia. Le sue idee bislacche sulla vitamina C sono state poi riprese da tutta una serie di personaggi che ci hanno fondato addirittura un business, una pseudomedicina, una pseudoscienza che viene chiamata medicina ortomolecolare, ma in realtà di medicina non c'è nulla. E ovviamente, pur di vendere questo tipo di prodotti, fanno spessissimo uso del nome di Linus Pauling, dicendo: oh, lo diceva un premio Nobel. Da ultimo, ma ce ne sono altri, io mi fermo qui, c'è Luc Montagnier, premio Nobel nel 2008 insieme a Barré-Sinoussi per la scoperta del virus dell'HIV. Da allora anche lui soffre della sindrome da premio Nobel. Esiste davvero, tanti sono i premi Nobel che hanno completamente sbarellato dopo aver vinto il premio. Da allora lui è convinto di tutta una serie di cose mai dimostrate sperimentalmente, per esempio che dei frammenti di DNA batterico in soluzioni acquose molto molto diluite possono emettere delle radiazioni elettromagnetiche che in qualche modo potrebbero, secondo lui, andare a interferire con la struttura dell'acqua e donargli in qualche modo la memoria. Niente del genere è mai stato dimostrato in pratica. Nessun esperimento serio ha mai dimostrato niente del genere, per cui a un certo punto la comunità scientifica gli ha detto: oh, ma che stai di portaci le prove o smetti di dire fesserie. I giornali però ovviamente hanno ripreso le sue bislacche esternazioni titolando premio Nobel
dà una spiegazione dell'omeopatia, perché poi alla fine era questo il suo intento, no? Dare una qualche giustificazione a un fenomeno che nessuno ha mai dimostrato sperimentalmente, che si dovrebbe chiamare, se esistesse ma non esiste, la memoria dell'acqua. Ovviamente gli omeopati ci sguazzano, ma ne parleremo magari in uno degli altri video che preparerò sull'omeopatia. Potrei continuare, ma mi fermo qui, ma dovreste aver capito che nella scienza l'autorità di una persona non conta niente, nulla, nada, zero. Vi faccio un esempio adesso più vicino a noi. Guardate questo manifesto, è un manifesto d'epoca dell'acqua minerale Lurisia. Del resto è acqua radioattiva? Stupiti? Bene sì. Nei primi decenni del secolo scorso, dopo la scoperta della radioattività e gli studi di cui si parlò ovunque di Marie Curie, a un certo punto si cominciò a parlare sui giornali della radioattività come terapia per guarire tutta una serie di malattie o addirittura per prevenirle. Sui giornali e sulle riviste popolari dell'epoca si leggevano opinioni di autorevoli medici che declamavano le proprietà miracolose di questa nuova scoperta, e questo portò a tutto uno sviluppo di prodotti che o erano naturalmente radioattivi, come l'acqua minerale che vi ho fatto vedere prima. Tranquilli, adesso non si usa più quella fonte, oppure addirittura ci si aggiungeva del materiale radioattivo. Furono messi in vendita saponette con aggiunta di radio, cioccolato, tantissimi altri prodotti, e io voglio veramente sperare che fossero delle truffe, cioè che non aggiungessero veramente del materiale radioattivo. Come sappiamo, la radioattività, sebbene abbia alcuni usi terapeutici, non è certo un toccasana. Ma la cosa che però volevo far notare è che se uno va a vedere le pubblicazioni scientifiche dell'epoca, cioè quello che si pubblica sulle riviste scientifiche, non si trova traccia di studi e test seri che in qualche modo potessero supportare l'idea che la radioattività potesse fare bene. Quindi in realtà tutti questi medici che scrivevano sulle varie riviste popolari dell'epoca davano la loro opinione e basta, ma come vi ho detto, l'opinione non conta una beata mazza se non è supportata da dati di fatto, esperimenti e studi solidi. Quindi questi medici non stavano parlando in nome della comunità scientifica, e i lettori però dell'epoca non lo sapevano, così come non lo sanno tuttora. Molto spesso quando un giornalista intervista uno scienziato o un medico, noi non abbiamo la possibilità di capire, di sapere se quel personaggio sta parlando in nome della comunità scientifica, se sta dicendo quello che in quel momento la comunità scientifica pensa di un determinato argomento, oppure se sta dando semplicemente la sua opinione. C'è spesso la tendenza nel giornalismo a chiamare l'esperto di turno e scaricare ogni tipo di responsabilità, di controllo delle affermazioni all'esperto. No, il giornalista dice, ma metto il virgolettato, cavoli suoi. No, cavoli suoi, perché io da lettore, quando leggo anche un virgolettato, voglio sperare che tu, giornalista, hai fatto un controllo. Purtroppo non è così, perché si vedono tantissime volte in televisione, sui giornali, dei virgolettati di medici e scienziati che però poi non reggono alla prova di una ricerca, diciamo, bibliografica, e quindi si scopre che spesso sono semplicemente opinioni. Quindi, regola numero 1. Non fidarsi dell'esperto solo perché è stato presentato come esperto. Deve essere chiaro dal contesto, da quello che dice, che lui sta parlando, sta riassumendo in qualche maniera l'opinione che in quel momento la comunità scientifica ha di quel determinato argomento. A questo punto ci possiamo fidare? Purtroppo no, vi ho detto che sarà lunga. Abbiamo ancora da parlare delle fonti e da sgamare tutta una serie di errori che spesso si annidano in certe dichiarazioni. Ma per oggi ho parlato troppo. So che magari sono stato un po' noiosetto, però sono argomenti molto importanti per riuscire a navigare nel grande mare dell'informazione che riceviamo ogni giorno. Per finire, in molti mi avete chiesto di fare dei video sui vaccini. Non penso che ne farò a breve, ma se siete interessati all'argomento vi straconsiglio il canale di Roberta Villa. Vi metto qui il link. È un medico e giornalista scientifica, ha aperto il canale da pochissimo dietro mia insistenza e ha iniziato a trattare tutti i vari aspetti dei vaccini. Poi magari parlerà anche di altro, ma se siete interessati vi consiglio caldamente di andare a iscrivervi e a fare tutte le domande che volete sui vaccini e anche su altre cose di tipo medico. Da ultimo vi confesso che avevo pensato scherzando di fare un video tipo la falsità dei premi Nobel, video shock, oppure
top 5 di premi Nobel che sbarellano. Poi vabbè, ho una certa dignità da conservare che è messa a dura prova secondo alcuni dal fatto che abbia l'uomo ragno sul muro. Per cui per oggi vi saluto, ci vediamo in un prossimo video qui sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!